Talvolta in qualità di analisti di sicurezza o ricercatori di vulnerabilità abbiamo la necessità di riprodurre degli exploit, quindi di validare delle vulnerabilità. Nel video precedente abbiamo parlato di questa vulnerabilità che affligge FortiWeb, nello specifico della parte SQL injection, ed oggi andremo a vedere come invece funziona la parte RC, come dall'SQL injection siamo in grado di eseguire comandi o codice remoto. L'aspetto interessante è che per questo exploit vi sono non uno, bensì due exploit. Quindi uno potrebbe essere indotto a pensare che riprodurre il funzionamento di questa vulnerabilità sia cosa piuttosto semplice. In realtà abbiamo visto dal video precedente che l'esploit rilasciato da Watchtower non funziona, e quindi quello che farò in questo video sarà di provare l'altro exploit. Per evitare confusione ho assegnato loro due nomi: exploit 1 è l'esploit di Watchtower e l'esploit 2 è l'altro proof of concept. Questo secondo proof of concept funziona in modo leggermente diverso. Analizzeremo il codice sorgente di entrambi tra poco, però proviamo a vedere se funziona. Gli passiamo come target il nostro indirizzo IP, quindi a questo indirizzo IP risponde ancora una volta FortiWeb, bellissima interfaccia web, e niente, lo lanciamo e l'esploit fallisce. In realtà, rispetto al proof of concept di Watchtower, non abbiamo bisogno di metterci in ascolto su una porta, perché questo exploit non va a spawnare una reverse shell, bensì tenta di scrivere una web shell. Quindi anche questa volta l'esploit fallisce. Dobbiamo provare a capire il perché e possibilmente tentare di creare un exploit funzionante. Insomma, abbiamo due proof of concept, vediamo se riusciamo a rippare codice di qua e di là per creare un codice che funzioni. Allora, come prima cosa andiamo ad analizzare il funzionamento dell'esploit di Watchtower. Partiamo da qui. Si sta cercando di convertire un comando in forma esadecimale. Il comando quindi andrà a finire in encoded command. Il comando originario è qui, args command, e vediamo essere nient'altro che una piccola porzione di codice in Python che tenta di aprire una reverse shell tramite dev tcp. Quindi questo è chiaramente in clear text, in chiaro testo. Qui viene codificato in esadecimale e viene passato a build token update. La funzione build token update la troviamo qui, e questa funzione spezzetta il nostro payload in più porzioni, in più chunks, che se vi ricordate la query SQL che noi possiamo iniettare è vincolata a 128 byte, o perlomeno il payload che possiamo iniettare all'interno della query che il server si va a costruire è vincolato a quella dimensione. Per capire che cosa viene prodotto qui in output, quindi che cosa payload di fatto sarà, possiamo mettere una bella print a questo punto, dopodiché un sys exit, diamo 5, e qui aggiungiamo sys. Quindi se runniamo questo exploit e gli diamo dei parametri casuali, host port 444, lui ci stampa esattamente una porzione del payload. Quindi questo è ciò che andrà
ad essere scritto qui. Questa sarà la richiesta HTTP mandata all'endpoint vulnerabile. Notiamo anzitutto che ci stiamo avvalendo delle staked queries, quindi dopo l'injection del single quote in pratica andiamo ad interrompere la query SQL che il server sta costruendo in quel momento e con punto e virgola possiamo scrivere una query nuova. Quindi l'esploit va a fare un update della tabella chiamata user table. All'interno di quella tabella setta il campo token a un certo valore che è una parte, diciamo, codificata in esadecimale del nostro payload malevolo e la va sostanzialmente a decodificare con annex e quindi la andrà a scrivere all'interno del campo token in clear text. Ciò si rende necessario perché, come vedete, il nostro payload è composto di caratteri che hanno un significato speciale nelle query SQL, come i single quote, i semicolon, le virgolette, eccetera. Di conseguenza è molto più sicuro fare una conversione in esadecimale e poi attraverso questa macro annex di MySQL riportarla all'interno della tabella token in forma clear text, proprio per evitare problemi nella costruzione poi della query. Vedete, noi qua abbiamo iniettato un single quote perché c'è un SQL injection. Immaginate se va a finire all'interno, no, di questo payload, poniamo il caso che questo payload in formato clear text cominciasse con un altro single quote, dovremmo fare l'escape di tutti i caratteri, sarebbe un casino. Molto più veloce e sicuro fare una codifica del payload in esadecimale. Il discorso inoltre è che, come vedete, noi stiamo scrivendo una porzione del nostro payload all'interno della tabella perché, se ricordate, il nostro exploit è vincolato a 128 byte, quindi il payload che possiamo iniettare è vincolato alla dimensione di 128 byte. Pertanto noi spezzettiamo il payload in diversi chunk, li andiamo ad iniettare grazie ad update. Quindi questa non è una insert, è un update, quindi ad ogni iterazione non stiamo andando a sovrascrivere il contenuto della tabella user table, bensì lo stiamo andando ad aggiungere a quello che già abbiamo scritto prima. Bene, questa parte la possiamo commentare al momento. Invece, per quanto riguarda Exploit 2, viene fatto un qualcosa di leggermente diverso. Allora, è simile nel funzionamento, però c'è questa funzione prepare table che noi ci andiamo ad analizzare. Eccola qui. Questa funzione in pratica cancella, quindi elimina una tabella chiamata A, la ricrea ex novo con un unico campo testuale A, poi va ad inserire all'interno di questo campo A una stringa vuota, dopodiché all'interno di quella tabella andrà a scrivere il payload con la funzione write payload. Questo è molto interessante perché in questo modo l'esploit developer sta andando a recuperare ulteriore spazio. Come vedete, in questo caso la tabella dove l'esploit di Watchtower va a scrivere è chiamata user table, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caratteri. In quest'altro caso invece Exploit 2 opera su una nuova tabella chiamata A, quindi 9 caratteri in meno, ha recuperato in questo modo 9 caratteri da poter utilizzare per il payload, quindi avrà bisogno di meno iterazioni per scrivere il payload malevolo all'interno della tabella target. E questo lo si può vincere anche da qui, dal video dell'esploit di Watchtower. Vedete, sono necessarie 17 iterazioni. Con il nuovo exploit ne sono necessarie molte di meno. Metterò poi i link di entrambe nella descrizione del video. Ora, perché
vorremmo andare a scrivere all'interno di una tabella del database il nostro payload e come ciò si tramuta in remote code execution. Quindi vediamo adesso come l'SQL injection diventa un remote command o remote code execution. E per farlo seguiamo ancora una volta le tracce di exploit 2, quello scritto da Watchtower. Benissimo, dopo aver scritto il nostro payload all'interno della tabella target, viene sfruttato di nuovo l'SQL injection per iniettare questa query. Quindi abbiamo un union select del campo token dalla tabella dove risiede quindi il nostro payload, campo e tabella dove risiede il nostro payload, e viene utilizzato questo costrutto into out file, che se andiamo a guardare nel manuale di MySQL è molto chiaro, cioè scrive il contenuto della riga o delle righe, campo o campi, quindi lo utilizzo in modo interscambiabile qui campo o riga, quindi viene scritto il valore che sta all'interno di un campo più campi di una tabella all'interno di un file. Questo è interessante, immagino già pensare a delle primitive del tipo ehi, scriviamo del codice o di un comando malevolo e poi lo andiamo ad iniettare all'interno del file delle password, passwd, dello shadow o all'interno di un cron job o meglio ancora no? Andiamo ad iniettare una chiave SSH nell'host vittima. In realtà ciò non può essere fatto perché con questo costrutto si possono scrivere solamente file nuovi, cioè che non esistono già all'interno del file system. Quindi ancora una volta è interessante capire come questo si possa tramutare in una primitiva RCE. E andiamo a vedere nello specifico che l'esploit di Watchtower sta provando a scrivere il payload malevolo all'interno di questo file che poi si tradurrà in var/log lib python 3.10 site packages eccetera. Invece l'altro exploit, vediamo che cosa fa. L'altro exploit ha un metodo chiamato writeFile, lo utilizza due volte, uno per scrivere qualcosa all'interno di web shell path e l'altro per scrivere qualcosa all'interno di pth path. La web shell path è questo, quindi si aspetta che il payload malevolo andrà a finire in questo file x.cgi e poi pth-path che vedete è un path diverso rispetto a quello utilizzato da Watchtower. Delle due primitive, quella più interessante che andremo ad analizzare è questa dell'esploit di Watchtower. Vediamo che cosa fa questa primitiva. Viene spiegato molto bene nel blog post di Watchtower. In pratica, FortiWeb espone una CGI chiamata MLDraw all'interno di CGI Bean. Questa CGI, questo script Python, è chiamato con lo shebang /bin/python e stando a quanto è stato scoperto da SonarSource, quando in pratica mldraw.python verrà invocato, a sua volta bin Python verrà spawnato e andrà a cercare all'interno della cartella delle librerie Python locali, che è rappresentato di solito da un path di questo tipo, i file con estensione pth. E se trova un file con estensione pth all'interno della cartella locale delle librerie di Python, il contenuto del file pth verrà eseguito. Ne consegue che il contenuto di file pth debba essere codice Python. Ed infatti nell'esploit quello che Watchtower va a fare è fare l'injection non di un comando di shell, bensì di codice in Python. Quindi l'idea è questa. Se noi scriviamo all'interno di varlog lib python 3.10 site packages un file con estensione pth, quindi qualunque nome, andando a mettere all'interno di quel file payload Python arbitrario, nel momento in cui andrò a richiamare questa CGI bin mldraw.python,
in teoria il codice all'interno di x.pth verrà eseguito. Come abbiamo visto, entrambi gli exploit non funzionano, quindi c'è qualcosa che si sta andando ad incastrare. Un modo per debuggare il problema, quindi ci sembra chiaro che è fondamentale per il funzionamento dell'exploit che questo file attualmente venga scritto nel file system. Per quanto riguarda l'esploit di Watchtower, per quanto riguarda l'altro exploit è fondamentale che invece quest'altro file venga scritto. Quindi ciò che possiamo fare è sfruttare per il debug la shell, sebbene limitata, di FortiWeb. Allora ci loghiamo in remoto con l'utente standard che è admin SSH, quindi io inserisco la password. Vedete, questa non è una shell vera di FortiWeb, questa è un'interfaccia client che prende dei comandi specifici ed è molto limitata. Però esiste il comando fnsysctl, se non sbaglio, sì. Questo comando include tra i suoi sottocomandi ls. Quindi ciò che potremmo andare a fare, si prende anche questo ls dei parametri di questo tipo, come normalmente nel comando ls di Unix. Ciò che possiamo andare a fare è, sapendo che questo path verrà tradotto in var log, andiamo a vedere se questo file dopo l'esecuzione dell'exploit verrà scritto oppure no. Quindi lanciamo l'esploit di Watchtower, questa volta senza payload ed exit, l'abbiamo commentato. Questo si prendeva un target si prendeva un host locale dove vogliamo che la web shell, che la reverse shell venga spawnata, e una porta. Sappiamo che fallisce. Mettiamoci per scrupolo in ascolto sulla porta 444, anche se nel video precedente abbiamo visto che non funziona. Lanciamo l'esploit e aspettiamo che termini. Perché sto facendo ciò? Lo ripeto ancora una volta, voglio vedere se il file pth viene correttamente creato nel file system dell'host remoto. Per scrupolo vediamo che la shell non c'è e nell'interfaccia client di FortiWeb, scusate, questo path è sbagliato, è var log lib. Benissimo. Ora vedete che il file pth è stato creato, però è stato creato con dimensione 0. Invece, se andiamo a vedere, ricordate, noi abbiamo lanciato anche Exploit 2, se andiamo a vedere questo path in precedenza, quando abbiamo visto che ha fallito, quindi questo file dovrebbe già esistere nel file system, e lo andiamo a vedere. E vedete che questo file invece è stato creato correttamente attraverso il costrutto select into out file. C'è la dimensione, sono stati scritti 105 byte, e poi vi andate a contare la dimensione di questo piccolo script Python. Qui vedrete che è esattamente 105 byte. Possiamo affermare che questo exploit ha una primitiva funzionante. Andiamo a fare una copia di questo exploit, la chiamiamo Watchtower, mi piace, .python, e andiamo a modificare questo exploit perché utilizza una query, quindi questa select, quindi qua utilizziamo una select, invece nell'exploit di Watchtower viene utilizzato una union select, quindi sono due query diverse se le comparate. Ora io non ho tempo né voglia di compararle, quindi potremmo fare un qualcosa
molto semplice. Allora, innanzitutto ci andiamo a scrivere il main. Non ci serve il supporto di più target, lo eliminiamo. Supporto proxy lo lasciamo, non ci serve about. Sta parte la togliamo. Mi scuso con l'autore dell'esploit, stiamo facendo un rip veloce. Quindi se non ci sono argomenti print about non ci interessa. Se non abbiamo specificato il target, print help e usciamo. Questa parte dei targets non ci interessa nemmeno, rimaniamo solo con questo. Quindi attack target, quindi noi abbiamo specificato con -t il nostro target, entriamo qui dentro, entriamo in attack target, quindi exploit RC, togliamo tutta la parte di upload web shell perché non vogliamo sostanzialmente fare l'upload in una web shell, quindi passiamo il nostro target e eventualmente il proxy alla classe RC. La classe RC è questa qui. E allora, anzitutto proviamo ad utilizzare un altro path. Scriviamo qui dentro var log lib python 3.10 site packages e chiamiamo k.pth. La web shell non ci interessa, il contenuto della web shell non ci interessa, creiamo invece un self rev shell e gli mettiamo questa rev shell di watchtower. Mi piace questa. Questo lo escapiamo. Questo lo scriviamo pure. Benissimo. Dovremmo essere ok. Ora, che cosa vogliamo? Prepare table lo lasciamo perché mi piace. Quindi andiamo a scrivere su una tabella, sulla tabella user A. Risparmiamo un po' di spazio. Poi andiamo a scrivere il payload. Ed in realtà questo write payload, se lo analizziamo, è la parte che va a scrivere, abbiamo detto, all'interno del database. Quindi questa la lasciamo così com'è, però invece della web shell vogliamo che scriva la reverse shell, writing rev shell payload into data base. Ok, questa parte qui la possiamo cancellare, quindi ci saranno delle funzioni come questo trigger mode che non ci servono più. Run command non ci serve e noi abbiamo prepare table, write file e write payload. Prepare table, write file, write payload l'abbiamo utilizzata ora, write file, quindi vogliamo che questo payload venga scritto qui su self, abbiamo detto pthpath. Benissimo, adesso si chiama upload web shell, in realtà noi la rinominiamo in fire e qui utilizziamo exploit fire. Quindi dal main andiamo a finire attack target. Attack target crea l'oggetto exploit che appartiene alla classe RCE e poi chiama il metodo fire di quella classe. Il metodo fire è qui
quindi fa la preparazione della tabella, sostanzialmente elimina tutto quello che c'è nella tabella, la ricrea ex novo, scrive il nostro payload rev shell questo all'interno di quella tabella del database, della tabella target che abbiamo scelto, dopodiché scrive il contenuto della tabella database target che è il nostro payload all'interno di questo path qui. Anzi, mi sono accorto che noi qui potremmo anche ottimizzare questa query, che in realtà si prende anche un escape quote. A noi in realtà questa parte non ci interessa, noi semplicemente vogliamo che il contenuto del campo A nella tabella A venga scritto all'interno del path che gli passiamo qui. E poi chiudiamo la query, mettiamo un commento, così da non causare troppi problemi. Questo ci dovrebbe dare ancora più spazio, anche se in realtà non lo stiamo ottimizzando il nostro payload, mandiamo pezzi di 16 byte per volta. In questo modo abbiamo ottimizzato la query, ne potremmo scrivere anche di più, ma non ci interessa per ora. Poi proviamo a vedere un'altra cosa. In realtà io qui non vedo nessuna menzione a PyUpPath. Cioè in pratica, dopo che abbiamo scritto all'interno del database, abbiamo scritto il nostro payload all'interno del file pth, dovremmo richiamare questa risorsa, dovremmo fare una get, un add, dovremmo richiamare questa risorsa da qualche parte. Noi nel nostro codice non lo stiamo facendo perché proviamo a farlo invece manualmente dopo. Quindi prima verifichiamo se riusciamo a scrivere all'interno di file pth il payload completo. Pertanto eseguiamolo, questo è il nostro target, già lo sappiamo, e gli passiamo anche il proxy burp, così se ci sono errori li analizziamo. Ok, ovviamente non abbiamo nessuna reverse shell spawnata perché non abbiamo invocato la CGI bin, però adesso quello che voglio fare è rientrare qui dentro e vedere se il file k.pth è stato scritto. È stato scritto e vedete è stato scritto con, quindi c'è del contenuto 90 byte. In teoria, se noi prendiamo questa roba, ci apriamo un'altra finestra e verifichiamo la lunghezza di rev shell. Questo è 89 byte con il carattere poi a capo, sono 90 byte. Quindi sì, scriviamo qui correttamente, molto bene. Adesso ci serve la parte del trigger. In teoria dovrebbe bastare un add, una get request a questa risorsa per fare in modo che il file pth venga trovato all'interno della cartella locale delle librerie di Python ed eseguito. Quando verrà eseguito, se abbiamo fatto tutto correttamente, la nostra web shell dovrebbe poppare qui dentro. Proviamo. Send. Ci è ritornato un errore 500, non vi preoccupate, questo è normale per l'esploit. Ora è il momento della verità. Funziona. Beh, questi sono i problemi del mestiere. E in realtà sono io che sono un fesso, perché, va bene, qui rendiamo il prodotto più compatto, ma ovviamente, signori, noi qua non abbiamo passato nessun argomento lhost lport, quindi glieli vado a mettere hardcoded. Questo è l'indirizzo IP della mia macchina che riceverà la web shell. Questa sarà la porta. Il problema ora, se ricordate come funziona select into out file,
abbiamo detto che non possiamo scrivere all'interno di file già esistenti. Pertanto, siccome k.pth esiste già, lo chiamiamo in un altro modo, w.pth, rilanciamo l'esploit. Ok, avremmo dovuto scrivere il file wpth adesso. Andiamo a verificarlo. Kpth è sempre lì, wpth è anche lì, addirittura con un payload di dimensioni ancora più piccole. Bene, la nostra bella richiesta HTTP che dovrebbe triggerare la serie di eventi che porterà allo spawning della reverse shell. Clicchiamo su send, vedete già il fatto che lui non ci risponda subito è un buon segno, perché se noi andiamo nella nostra finestra troviamo finalmente una shell poppata. Quindi siamo dentro, cosa importante, siamo dentro come root. Perché siamo dentro come root? Questa è un'implicazione interessante, perché se vediamo MySQL sta girando come root. Quindi MySQL gira come root. Crea un file nel file system come root, dovrebbe essere o un auto da root, che vuol dire che potremmo scrivere ovunque nel file system, e dulcis in fundo anche il web server HTTP sta girando come root, sia il parente, diciamo il master process, questi sembrano essere dei children, gira tutto come root, di conseguenza non potete che aspettarvi una shell di root. Infine, noi in realtà vogliamo che il nostro exploit funzioni automaticamente, quindi noi qui potremmo andare ad aggiungere top of fire, qui potremmo andare ad aggiungere una richiesta, vediamo se ce n'è già una scritta. Quindi exploit 2, l'originale, quello che noi non abbiamo modificato, scusate, PyHook viene invocato qui. Benissimo, prendiamo questa roba qui e la andiamo a sbattere qui. A questo punto questa shell non ci serve più, la chiudiamo. Qui ci rimettiamo in ascolto sulla 4444, rilanciamo l'esploit watchtower e automaticamente siamo dentro. Bene, quello che avevo da dire oggi l'ho detto, questo è un caso interessante perché ha richiesto un minimo di troubleshooting per capire perché l'esploit non stava funzionando, lo abbiamo reso funzionante, ci sarebbero in realtà tutta una serie di considerazioni da fare sulla separazione dei privilegi che non viene ancora oggi nel Annus Dominis 2025 rispettata da molti vendor. Come avete visto quasi tutto girava come root e quindi non è richiesto nessun local privilege escalation nel momento in cui sfruttiamo questa semplice vulnerabilità. Pertanto io chiudo qui e ci vediamo alla prossima.